Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video. Spero stiate tutti alla grande e pronti per quello che ho in serbo per voi. Oggi vi porto con me in una serata super speciale, di quelle che capitano raramente e che, quando succedono, lasciano il segno. Avremo un po' di lusso, un po' di glamour, ma soprattutto, un rientro a casa decisamente inaspettato. Preparatevi, perché ci saranno sorprese. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate il pulsante proprio qui sotto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. E ora, bando alle ciance, iniziamo subito. La giornata era iniziata come tante altre. Un po' di lavoro, un po' di commissioni, la solita routine. Verso le 5 del pomeriggio, squilla il telefono. Era Burak, un amico di vecchia data che non sentivo da un po'. Neslihan, ma ciao! Come stai? Senti, ho un invito per una serata di beneficenza davvero esclusiva. C'è la possibilità di andarci insieme? So che adori queste cose. Diciamo che la proposta mi ha colto un po' di sorpresa. Non avevo assolutamente niente in programma e, ad essere sincera, l'idea di una serata elegante dopo una settimana piuttosto intensa mi stuzzicava parecchio. Ho accettato quasi subito. Dentro di me, una vocina mi sussurrava che forse, dopo tutto, mi meritavo un po' di svago. Avevo passato giorni a rispondere email, partecipare a riunioni interminabili e a risolvere problemi che sembravano moltiplicarsi come conigli. Burak è sempre stato una persona molto elegante e raffinata. Quindi sapevo che mi avrebbe introdotto nell'ambiente giusto. Mi ha spiegato che la serata era a favore di un'associazione che si occupa di bambini con disabilità, un tema che mi sta particolarmente a cuore. Ricordo che da piccola avevo una cuginetta con una disabilità e vedevo quanto amore e dedizione richiedeva la sua cura. Sentire che avrei potuto contribuire, anche solo minimamente, a migliorare la vita di altri bambini mi riempiva di gioia. Così, ho iniziato subito a prepararmi. La prima cosa è stata decidere cosa indossare. Avevo un abito lungo di seta blu notte nell'armadio che aspettava solo l'occasione giusta per essere sfoggiato. Era semplice ma elegante, con una scollatura delicata e una gonna fluida. Perfetto! Lo avevo comprato in un negozietto vintage durante un viaggio a Parigi. Mi aveva colpito subito per la sua eleganza senza tempo. Aveva quel non so che di sofisticato che mi faceva sentire una diva. Poi, capelli e trucco. Ho optato per un'acconciatura raccolta, un po' spettinata, con qualche ciocca che cadeva sul viso. Volevo un look chic ma non troppo impostato. Per il trucco, ho scelto un look smokey eyes leggero sui toni del marrone e un rossetto nude per non appesantire troppo. Avevo passato ore su tutorial di YouTube per imparare a fare uno smokey eyes decente. Di solito finivo per sembrare un panda, ma quella sera ero particolarmente ispirata. Quando Burak è venuto a prendermi, sono rimasta a bocca aperta. Era elegantissimo in smoking, con un sorriso smagliante. Mi ha fatto i complimenti per l'abito e siamo partiti alla volta della location, un palazzo storico nel cuore della città. Ricordo che mentre salivo in macchina, mi sentivo come Cenerentola che andava al ballo. La tensione della settimana si era dissolta e al suo posto era subentrata una piacevole eccitazione. L'atmosfera era magica. Luci soffuse, musica dal vivo, un buffet ricchissimo di prelibatezze. C'erano tantissime persone, tutte vestite in modo impeccabile. Burak mi ha presentato a diverse persone, tra cui imprenditori, artisti e personaggi dello spettacolo. Mi sono sentita un po' fuori posto all'inizio, ma Burak era bravissimo a mettermi a mio agio. Abbiamo chiacchierato, riso, assaggiato i deliziosi stuzzichini e ascoltato musica jazz. Devo dire che mi stavo proprio divertendo. Burak è stato un perfetto cavaliere, attento ad ogni mio bisogno e sempre pronto a farmi sentire a mio agio. Mi versava da bere, mi raccontava aneddoti divertenti e si assicurava che non mi mancasse nulla. Verso le 11 c'è stata una breve presentazione dell'associazione e una raccolta fondi. È stato molto emozionante sentire le storie dei bambini e delle loro famiglie. Ho fatto la mia donazione e mi sono sentita felice di poter contribuire, anche se in piccola parte. Ricordo che una delle storie raccontava di un bambino che, nonostante la sua disabilità, aveva un talento incredibile per la pittura. Le sue opere erano esposte nella sala e mi avevano commosso profondamente. Dopo la raccolta fondi, la serata è proseguita con balli e musica. Burak mi ha invitata a ballare un paio di volte e devo ammettere che è un ballerino niente male. Ad un certo punto,
Ho notato un'atmosfera un po' strana. C'era come una leggera tensione nell'aria. Ho visto alcune persone parlare sottovoce, con sguardi preoccupati. Ho chiesto a Burak cosa stesse succedendo, ma lui mi ha risposto che era tutto a posto e che probabilmente era solo la stanchezza. Non mi ha convinto molto, ma ho preferito non insistere. Mi sembrava strano che Burak minimizzasse così. Di solito era molto più attento e perspicace. Verso mezzanotte, ho iniziato a sentire un po' di sonno. La settimana era stata davvero intensa e la serata, per quanto piacevole, mi aveva stancata. Ho detto a Burak che avrei preferito tornare a casa. Lui è stato molto gentile e si è offerto di accompagnarmi. Abbiamo salutato gli altri invitati e siamo usciti dal palazzo. Mentre aspettavamo il taxi, ho visto una macchina nera fermarsi di fronte all'ingresso. La macchina era di quelle che si vedono nei film, con i vetri oscurati e un aspetto minaccioso. Dalla macchina sono scesi due uomini in giacca e cravatta. Uno dei due si è avvicinato a Burak e ha iniziato a parlare con lui in tono concitato. Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. L'uomo aveva un'espressione severa e il suo tono di voce era basso ma deciso. Burak sembrava nervoso e cercava di minimizzare la situazione. L'uomo insisteva e alla fine Burak ha ceduto. Si è girato verso di me e mi ha detto: Neslihan, mi dispiace, ma devo andare con loro. È una cosa urgente di lavoro. Ti chiedo scusa per averti lasciata sola. E qui arriva la parte inaspettata. Io, ovviamente, sono rimasta senza parole. Non capivo cosa stesse succedendo. Burak mi ha salutata velocemente ed è salito sulla macchina nera, che è ripartita a tutta velocità. Sembrava una scena tratta da un film di spionaggio. Mi sentivo come se fossi finita dentro un thriller. Mi sono ritrovata sola, a mezzanotte, di fronte a un palazzo storico, senza sapere cosa fare. Ho provato a chiamare Burak al telefono, ma non rispondeva. Ho iniziato a preoccuparmi seriamente. La batteria del mio telefono era quasi scarica e mi sentivo completamente isolata. Ho preso un taxi e sono tornata a casa. Durante il tragitto, ho cercato di capire cosa potesse essere successo. Forse era davvero una questione di lavoro, ma l'atmosfera era così strana che non riuscivo a crederci. Mi rigiravo nella mente le parole di Burak, cercando di capire se c'era qualche indizio che mi fosse sfuggito. Una volta arrivata a casa, ho acceso il computer e ho cercato informazioni sull'associazione benefica che aveva organizzato la serata. Ho scoperto che il presidente dell'associazione era un uomo d'affari molto potente, coinvolto in diverse attività non proprio legali. Il suo nome era apparso in diverse inchieste giornalistiche per corruzione e riciclaggio di denaro. A quel punto, ho capito. Burak non mi aveva detto tutta la verità. Probabilmente era coinvolto in qualcosa di losco e la serata di beneficenza era solo una copertura. Mi sentivo tradita e spaventata. Non sapevo cosa fare e a chi rivolgermi. Ho passato la notte in bianco, cercando di capire cosa fare. Non volevo denunciare Burak alla polizia, ma non potevo nemmeno far finta di niente. Alla fine, ho deciso di aspettare che mi contattasse e di chiedergli spiegazioni. Ho passato ore a fissare lo schermo del computer, cercando informazioni su Burak e sul presidente dell'associazione. Più leggevo, più mi rendevo conto che la situazione era molto più complessa e pericolosa di quanto avessi immaginato. Il giorno dopo, Burak mi ha chiamato. Era molto dispiaciuto e mi ha raccontato tutta la storia. Mi ha spiegato che era stato costretto a partecipare alla serata di beneficenza e che era coinvolto in un affare sporco per colpa di un debito che aveva contratto con il presidente dell'associazione. Mi aveva raccontato di aver perso una grossa somma di denaro al gioco e di essersi rivolto al presidente per ottenere un prestito. Mi ha giurato che non voleva coinvolgermi in niente di tutto questo e che mi aveva tenuta all'oscuro per proteggermi. Ho deciso di credergli, ma gli ho detto che doveva trovare una soluzione per uscire da questa situazione. Mi sentivo combattuta tra la rabbia per essere stata tenuta all'oscuro e la preoccupazione per la sua incolumità. Ho aiutato Burak a contattare un avvocato e a denunciare il presidente dell'associazione alla polizia. Fortunatamente, la polizia è intervenuta in tempo e ha arrestato tutti i responsabili. Si è scoperto che l'associazione era una copertura per un traffico internazionale di droga e che il presidente era a capo di un'organizzazione criminale. Burak è stato scagionato da ogni accusa e ha potuto ricominciare una nuova vita. La nostra amicizia si è rafforzata ancora di più dopo questa avventura. Abbiamo imparato che la fiducia e la lealtà sono i pilastri di un'amicizia vera e che, anche nei momenti più bui, è importante avere qualcuno su cui poter contare. Ed eccoci arrivati alla fine di questa storia un po' rocambolesca. Come avete visto, una serata di lusso può nascondere delle sorprese d'Av.
vero inaspettate. La vita è piena di colpi di scena e non sempre le cose sono come sembrano. In conclusione, abbiamo visto come una serata apparentemente glamour e di beneficenza possa nascondere risvolti oscuri e situazioni pericolose. Abbiamo imparato che non sempre le apparenze corrispondono alla realtà e che è importante essere sempre prudenti e attenti a ciò che ci circonda. E soprattutto, abbiamo visto come l'amicizia e la fiducia reciproca possano aiutarci a superare anche le situazioni più difficili. Ricordatevi sempre di fidarvi del vostro istinto e di non aver paura di chiedere aiuto quando ne avete bisogno. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qui sotto. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia e se avete mai vissuto esperienze simili. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se avete qualche consiglio da darmi. Come sempre, vi ringrazio di cuore per aver guardato il mio video. Siete fantastici! Il vostro supporto mi dà la carica per creare contenuti sempre migliori e più interessanti. E ora, prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video e di condividere questo video con i vostri amici. Il vostro supporto è fondamentale per me. Un bacio grande e al prossimo video. Ciao!